Ma dai. Cosa? Niente, volevo solo dire ma dai. Perché? Perché siamo italiani, è quello che facciamo. Respiriamo, mangiamo e diciamo ma dai. Io non lo dico così spesso, Mara. L'hai detto 3 volte stamattina. Ti ho sentito al telefono con tua sorella. Ma non è vero. Hai detto ma dai, no, ma dai, davvero, ma dai. 3 volte in 10 secondi. Nuovo record del mondo. Ok, forse lo uso un pochino. Un pochino. Dario, hai una relazione con questa espressione. È una bella espressione. Funziona sempre. Funziona perché non significa niente, riempie il vuoto. No, 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 cara. Ma dai è un'arte. E poi la usi sempre anche tu. Ma dai, Dario. Ok, touché. Allora dimmi una cosa. Ieri il tuo capo ti ha dato il venerdì libero. Cosa hai detto? Ho detto grazie. Bugiardo, hai detto ma dai, sul serio, grazie. E quando la tua amica ti ha raccontato che suo marito ha dimenticato il loro anniversario, tu hai detto ma dai, ma come si fa? Ma dai. Vedi? Anche tu non puoi vivere senza. Hai ragione, è naturale, esce da solo. Esattamente, come uno starnuto. Un bellissimo starnuto italiano. Dario, gli starnuti non sono belli. I miei sì. I tuoi starnuti suonano come un camion che prova a frenare, ma va a sbattere lo stesso. Almeno sono autentici. Vabbè, spieghiamo ai nostri ascoltatori. Ma dai, ha diverse personalità, come te, prima, durante e dopo il caffè. Questa mattina eri ottimista, dopo pranzo eri filosofo, alle 5 eri morto. Uno non può neanche essere stanco adesso. Ovvio, ma tu sei drammatico. La vita è dura, è tutto così complicato. Ma perché esiste il lunedì? T'hai scritto su WhatsApp, nel gruppo famiglia. Quello era uno sfogo privato. Tua madre ha risposto: Ma dai, Dario, che esagerato! Ma cosa c'entra con l'episodio? Mostra che ma dai può essere usato per dire ti voglio bene, ma sei ridicolo. Parliamo degli usi, va? Ok, c'è il ma dai scettico, quello che significa lo so che stai mentendo. Tipo quando Dario dice ho pulito la cucina, La pulisco sempre. hai solo messo i piatti sporchi dentro il lavello. A quella è pulizia strategica. Certo, come no. E tu hai detto, ma dai Dario, secondo te questo significa pulire? Con quel tono. Quale tono? Il tono da madre che rimprovera. Io non ho un tono da madre che rimprovera. O quando un amico dice, domani inizio ad andare in palestra. E tu dici ma dai, ma smettila. E lui risponde, sì, ho già comprato le scarpe. E le userà per andare al bar. Ovviamente. Il secondo tipo è il ma dai di sorpresa, come quando scopri che il tuo ristorante preferito da bambino è ancora aperto. O quando trovi parcheggio davanti casa. Quello è un miracolo. Mi sarà capitato solo 3 volte nella vita. Esattamente. Arrivi, vedi il posto libero, dici ma dai, grande, con una voce da vincitore di lotteria. E poi qualcuno lo prende prima di te. E in quel momento dici un altro tipo di ma dai. Esatto, è il ma dai frustrato ed è probabilmente quello più usato da noi italiani, perché noi ci lamentiamo sempre. Tipo quando esci di casa puntuale, cosa rarissima per te, Mara, e scopri che hanno chiuso la strada per lavori. Ma dai, ma perché proprio oggi? Oppure quando aspetti 20 minuti che si liberi un tavolo al bar, finalmente ti siedi e il cameriere arriva e dice «Mi dispiace, questo è prenotato». E tu dici alla tua amica «Ma dai, è da 2 ore che aspettiamo». Oppure quando ordini una pizza senza mozzarella perché la mozzarella non ti piace e ti portano una pizza senza pomodoro con doppia mozzarella. Ma no, ma dai, questa se la mangiano loro. È quando il mondo ce l'ha con te personalmente. Con me soprattutto, ho le prove. E poi c'è il «ma dai» della rassegnazione, quando hai già visto tutto e non ti sorprendi più, ma devi dirlo lo stesso. Come quando arrivi in ufficio il lunedì mattina e la macchinetta del caffè è rotta. Ma dai, e ti pareva. Lo dici piano, guardando un punto fisso nel vuoto,
e speri che la giornata finisca subito. È la versione adulta della frustrazione. Hai capito che in quel caso urlare non serve, ma neanche il silenzio totale. Hai bisogno di dire qualcosa all'universo. E l'universo si gira dall'altra parte. E infine c'è quello che usi tu con me, continuamente. Ma dai, Dario. Appunto. Ma dai, Dario, ma dai, Dario, non sei arrabbiata e non sei sorpresa. Lo dici con affetto, ma non troppo. Come una madre che guarda un figlio fare una cosa stupida per la 15ª volta. Ancora con questa storia della madre. Comunque, quel ma dai significa sei impossibile, ma in fondo ti sopporto volentieri. Esce da solo, non ci penso nemmeno. Esatto, come uno starnuto. Dario, abbiamo già fatto la battuta dello starnuto. Ma dai, l'avevo dimenticato. In compenso è venuta meglio la seconda volta. Ma dai, Dario. Ma dai, Dario. A presto, confusi!